Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. In primis, prima di iniziare questo nuovo video, ovviamente Napoli-Chelsea questa sera e quindi probabili formazioni sia per quanto ci riguarda e sia per quanto riguarda il Chelsea. Andiamo a vedere anche i criteri di passaggio del turno nel caso di arrivo a pari punti e anch'issa i problemi alla schiena non si placano, slitta il rientro in campo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like. Fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Le probabili formazioni, poi i criteri in caso di passaggio del turno a pari punti. E poi ci soffermiamo su Anghissà perché questa situazione non è chiara. Antonio Conte agli uomini contati, non sarà a disposizione neanche Giovane che è fuori dalla lista UEFA, ma lo sapevamo, dunque c'è un solo dubbio di formazione, il quarto a sinistra. Tra i pali Meret, trio difensivo di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno, sulla corsia di destra dovrebbe agire Spinazzola e a sinistra parte titolare Olivera, Scott e Lobotka in mezzo al campo, Elmas, Vergara e Oilund. Questi siamo, non è che poi potevamo leggere tante novità dal punto di vista della formazione. Il Chelsea dovrebbe partire così, con Sanchez tra i pali, Gusto, Cialobà, Fofana e Cucurella, James e Caicedo, i due in mediana, Palmer, Fernandez e Pedro Neto, dietro a Joao Pedro. Ci sono dei ballottaggi, Fofana e Badiashile con Fofana favorito, Cucurella favorito su Ato, Palmer appena rientrato dall'infortunio favorito su Estevao, Joao Pedro e Delap con Joao Pedro ovviamente favorito sul secondo. Indisponibili Ada Rabiot, Colville e Sugo, Jorgensen, Lavia e Mudrik, quindi qualche infortunato anche in casa Chelsea c'è. Non vi dico gli infortunati in casa Napoli perché ovviamente li conosciamo e sono sotto gli occhi e sulla bocca di tutti. I criteri in caso si arriva a pari punti di passaggio del turno sono questi. Cosa si va ovviamente ad analizzare? La prima cosa che si va a vedere è la maggiore differenza reti nella fase del campionato, quindi tutto il campionato, se hai una differenza reti, diciamo, maggiore dell'avversario, passi tu. B. Maggior numero di gol segnati nella fase di campionato. C. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase di campionato. D. Maggior numero di vittorie nella fase di campionato. E. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase di campionato. F. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari nella fase di campionato. G. Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari nella fase di campionato. Poi ci sono altri 2 o 3 punti, ma credo che non ci si deve arrivare per poi decretare un eventuale passaggio del turno in caso di arrivo a pari punti. La classifica prendendola dal Monaco fino ad arrivare al Bodo Glimt 28esimo, quindi dal 21esimo al 28esimo, a livello numerico diciamo che ci sarebbe anche l'opportunità di passare il turno, però bisogna poi vedere cosa fanno le altre. Noi dobbiamo per forza vincere la partita e già di sé è una situazione complicata, però ovviamente il calcio è strano e mai dire mai, nulla è impossibile. Vedremo nel caso riusciamo a portare a casa al limite i 3 punti. Andiamo a vedere poi cosa fanno le altre. Il Monaco a 9 punti, il PSV a 8, l'Atletic a 8, l'Olympiakos, il Napoli e il Copenaghen a 8, il Bruges a 7 e il Bodo Glimt a 6. La differenza reti, partendo dal Bodo Glimt perché è quella che ci interessa, la differenza reti nel campionato, meno 2 per il Bodo Glimt, meno 5 per il Bruges, meno 6 per il Copenaghen, meno 5 per Napoli Olympiacos, meno 4 per l'Athletic, più 1 per il PSV e meno 6 per il Monaco. Quindi diciamo che dal punto di vista della differenza reti non siamo messi nemmeno male rispetto alla concorrenza. C'è un Bodo Glimt che sta messo meglio, c'è l'Athletic che sta messo meglio con un gol ovviamente di differenza, il PSV è a più 1 e non si raggiunge nemmeno diciamo sognando, dovresti fare un più 6 stasera, quindi un 6-0 per raggiungere il PSV, e il Monaco però ha un meno 6 di differenza reti pur avendo 9 punti, quindi nel caso perde un Monaco ad esempio e il Napoli va a 11, lo passa tranquillamente per i punti, però in caso mettiamo che tu hai 8 punti, pareggi con il Chelsea, un pareggio stasera, succede quel che deve succedere sopra al Napoli, ti vai a giocare, che ne so, il passaggio del turno con il Monaco, poi dipende da come esce la partita del Monaco e cosa fa, però ha un meno 6 di differenza reti, noi con un meno 5 che sia 0-0, 1-1, 2-2
ovviamente che sia, passiamo noi perché c'è un meno 5 al di là del meno 6 della situazione differenza reti del Monaco. Questa è, diciamo, la situazione dal punto di vista dei criteri per passaggio del turno a pari punti. Io credo che un bel po' di squadre arriveranno a pari punti e quindi ecco perché sto un attimo facendo questo contenuto, delucidando un attimo la situazione, così siamo pronti anche nel caso vai sopra di un gol, siamo che so all'80°, ti vai un attimo a vedere la classifica, cosa sta succedendo di là, di qua, per esultare o non esultare in caso di non passaggio del turno. Anch'issa le condizioni preoccupano. Allora, partiamo dal fatto che è uscita una notizia ieri, o meglio non è uscita del tutto la notizia ieri, ma indiscrezioni parlano di un'ernia alla schiena e si deve operare. Queste erano le indiscrezioni di l'altro ieri sera e ieri mattina questo, e poi ho chiesto conferma in giro e dovrebbe essere così. Quindi il Napoli ancora non si è esposto, però quello che ci fanno sapere, i problemi alla schiena di Anghissà si prolungano, sono più gravi di quello che si potesse pensare dopo una prima valutazione. Considerato il rientro del camerunense per fine mese, si era pensato di non investire su un nuovo centrocampista, ma ora nulla è più una certezza. Mann aspetterà l'ultima valutazione dello staff medico per capire quanto si dovrà spingere anche per un mediano in più da regalare ad Antonio Conte. Nel caso io mi auguro di no, sia per il calciatore stesso e sia per noi, perché perdiamo un pilastro del centrocampo, così come non l'abbiamo visto nell'ultimo periodo, ma diciamo che andare sotto ai ferri per un'ernia non è una passeggiata per un atleta che poi deve spingere al massimo e sei sollecitato assolutamente in quel punto del corpo, inevitabilmente ogni volta che spingi. Quindi bisogna vedere, si parlava di un'ernia esposta, l'ernia invece non è esposta, ci sono tante chiacchiere per quanto riguarda Anghissà, ma nel caso ci sarà bisogno dell'intervento, allora ti saluto Maria, saranno sicuramente un paio di mesi, se non di più, perché poi è un punto abbastanza complicato, difficile quando poi ritorni in campo e vai a spingere. Io mi auguro per Anghissà e per il proseguo della carriera, mi auguro che non sia una cosa così grave e che siano ovviamente problemi, lombalgia, come si parlava, ce ne hanno detti di tutti i colori, poi ci tengono nascosti la situazione, quella vera. Speriamo che si possa riparare e rivediamo il nostro Zambo in campo al 100% perché è grasso che cola, è stato grasso che cola, anch'issa dal punto di vista numerico, con i gol portati e con le prestazioni che ha fatto da inizio campionato e non, ma anche negli anni scorsi. Parliamo di uno, per quanto mi riguarda, dei centrocampisti più forti della Serie A e non, perché anch'issa nei tre di centrocampo è una manna dal cielo, una furia, un atleta completo dal punto di vista della corsa, dal punto di vista della resistenza e anche dal punto di vista tecnico. Quindi diciamo che ripiegare sul mercato, come ci stanno dicendo, non è nemmeno tanto semplice per trovare poi le caratteristiche e il rendimento che perdi nel caso Anghissà non recupera. Io quando leggo la notizia di Anghissà o qualcosa su situazioni a centrocampo in casa Napoli, ritorno all'anno scorso e mi chiedo, porca miseria, ma perché non abbiamo riscattato un billing di turno per 9 milioni? Ovviamente sarà stato bocciato in primis e mandato a casa da Conte, staff, eccetera, eccetera. Ma io mi sarei tenuto billing in rosa tutta la vita, però poi diciamo che abbiamo fatto anche i video durante il calciomercato, in quel di giugno, tra luglio, agosto, eccetera, guardando poi le liste e i criteri delle stesse e diventava complicato tesserare perché il Napoli comunque aveva situazioni abbastanza sature per quanto riguarda la lista dei 17 senza restrizioni. Poi potresti tesserare Vivaio Italia, Under 22, eccetera, eccetera. Siamo tutti d'accordo, però diciamo che portare in casa un acquisto senza restrizioni, 26-27 anni, inglese, francese, che sia, diciamo che devi un attimo guardarti intorno per ciò che hai in rosa, ciò che hai in lista e quindi
Probabilmente sarà stata una situazione valutata anche sotto questo punto di vista. Mi auguro che sia stata valutata anche sotto questo punto di vista, però vista la moria dei calciatori e a centrocampo sono solo due, aspettando che poi rientra Gilmour o un Elmas che può scalare tra un McTominay e Lobotka per far riposare eventualmente uno dei due, siamo letteralmente pochi. Serve un'impresa, serve un miracolo. Io non parto assolutamente sconfitto, anche se so benissimo che la situazione è molto, ma molto complicata. Ci vediamo nel prossimo contenuto domani in pomeridiana. Interverremo sulla partita per ciò che sarà successo, quindi restate con la campanellina attivata, iscrivetevi se passate per la prima volta, così non vi perdete niente, nemmeno nei successivi contenuti. Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!